3, 4, no. Hello everyone! We're live today with Live Hope and Planet Gliese celebrating Earth Day and raising money for doctors and nurses from all around the world. We have two special guests from Italy and Los Angeles. Ciao a tutti e benvenuti a Live Hope e Planet Gliese. Oggi festeggiamo la giornata della Terra e stiamo raccogliendo fondi per aiutare medici e infermieri di tutto il mondo a ricevere le protezioni necessarie. Oggi abbiamo due ospiti speciali dall'Italia e da Los Angeles. I'm happy to introduce you fashion designer Lida and actress Simona. Ciao ragazze! Hi. Ciao Sara. Ciao, hi. Ciao! Ciao. So we are live with fashion designer Lida di Marti and actress Simona Mangiante. Welcome, girls. Thank you, Thank Sara. Thanks for hosting us. Thank you so much. So, Lida, we know that you are in Milan. Tell us a bit more about how is the situation for you during the quarantine. Lida, sappiamo che sei a Milano. Dici com'è la situazione per te lì durante la quarantena. Allora, grazie per avermelo chiesto. La situazione è più grave di come la immaginassi. Come sapete, sono appena rientrata anche da un periodo all'estero e anche il viaggio è stato abbastanza tumultuoso, però sono qui e sto seguendo le direttive ovviamente del mio autoisolamento e vedremo come va. La fase 2 si avvicina e quindi speriamo in una fase migliore. So I just arrived in Milano a few days ago. So as you know, I was in Dubai. I was abroad for some time. And then when I came here, I found like a ghost city, completely empty. And that really scared me. So of course, I'm following the direction of the government. So everything they have to do, I'm self-quarantining myself. And also, I hope the phase 2 will soon arrive so we can actually take the life normally back again. E dici un po' com'è stato per te viaggiare durante la quarantena e sia a Dubai a Milano, com'è stata la situazione? Tell us a bit more about how was for you traveling during the pandemic and how was the situation both in Dubai and Milan? Allora, quando ho viaggiato, ho sia viaggiato da Milano a Dubai durante il periodo già la pandemia era esplosa, era la fine di febbraio, e sia ho viaggiato tra Dubai e Milano qualche giorno fa. Le situazioni molto differenti tra Dubai e Milano. So the situation were both different because I lived both the traveling from Milano to Dubai and the traveling from Dubai to Milano. They were both very strange situation, and the traveling as well was very confusing. And even if they checked me all, even before and after, there was a lot of confusion about what to do and how we should be dressed, if we had the gloves or the mask and everything. So that was very confusing for me. La principale differenza era che mentre a Milano si rispettano le regole date dal governo e quindi il distanziamento è severissimo, a Dubai non ho trovato assolutamente questo tipo di comportamento. Le persone comunque si avvicinavano sfiorandoti anche nel supermercato e in altri luoghi, quindi assolutamente non c'era percezione della dramma dietro, della situazione grave. The fundamental difference is that in Milano I found very strictly, they followed the rules very strictly. So even in the airport, they were keeping all the distancing, and the situation was heavy. I can feel that the city is heavy right now. And in Dubai, nobody really take care of any of these circumstances. Nobody really do anything. That it's following the rules, and they opened back again everything in Dubai the day after I left. So everything is back to normal there, and I think it's very unwise, actually. And Simona, you are currently in Los Angeles. How your life changed between and before and after the pandemic, and also if you were in Italy before and now in Los Angeles. Tu sei adesso, Simona, a Los Angeles. Come è cambiata la tua vita e se sei in contatto con l'Italia e cosa è cambiato da prima o dopo la pandemia? Ciao Sara, grazie per averci invitato a questo show. Il cambiamento principale è proprio il distanziamento sociale, il fatto di svolgere tutte le attività fondamentalmente da casa, comprese le audizioni per ruoli cinematografici, tutte le attività che possono farsi online. Prima erano tutte quante di persona. In Italia manco da molto. Sono stata recentemente
insomma la data più recente è stata a dicembre per Natale, però con la mia situazione del visto negli Stati Uniti mancavo da tanto. So to translate in English, I said that my life in Los Angeles changed drastically because, of course, first and foremost for the social distancing, I'm not allowed anymore to participate to classes for my career or meetings or auditions. Everything happens online, so we are becoming more and more confident with the alternative instrument to carry out our ordinary activities. Like everything we used to do going out, we are trying to do now from home. In Italy, I've not been for a while. The last time was for Christmas, and the coronavirus situation at the time was not even in the air. So I just enjoyed my time with my family and didn't have any alarm at the time. Lida, how your everyday life change and your work change? You are a fashion designer. Tell us a bit more about that. Lida, com'è cambiata la tua vita quotidiana? Tu sei una fashion designer, com'è cambiato anche il tuo lavoro quotidiano? Allora, la mia principale preoccupazione era di poter mantenere appunto la mia attività di disegnatrice e il mio marchio attiva. A parte ciò, cerco di aiutare il più possibile distribuendo le maschere che le mie fabbriche che prima producevano abbigliamento si sono convertite, stanno producendo sia maschere che camici protettivi. So basically, as my work changed completely because the textile market just closed, I try to help my factories. Before they used to produce the masks, they used to produce clothes. To start producing, they converted in producing mask and scrap protection. So I'm helping them in distributing them as soon as they can go back to normal. Invece parlando della mia vita personale, cerco di mantenerla il più normale possibile, quindi mi sveglio allo stesso orario, svolgo le stesse attività, studio, imparo nuovi idiomi, al momento sto imparando e perfezionando il mio arabo, e cerco di mantenere la mia attività il più similare a quella precedente. Per non vivere in un periodo di transizione. So basically, talking about my personal life, I keep trying to live it as normal as possible. So I wake up at the same time I used to do, and I start to study much more, and then I read much more, and I keep my Arabic lessons as normal. I try to focus on the positivity of the period and not thinking about the bad experience that everybody is experiencing. Apart from that, I'm very happy to talk about your as well. I know you also work in this, trying to help in producing masks. So I'm very happy that you as well are helping in providing that, and that's very nice from you as well. That is such a beautiful initiative. È una cosa fantastica che tu stai contribuendo con il tuo lavoro ad aiutare medici ed infermieri. It's amazing that with your work you're helping doctors and nurses. And as you're a fashion designer, how do you see the future in fashion that is going to include masks? So, come immagini tu che sei una fashion designer il futuro della moda che includerà, immagino anche come accessori, le mascherine? So as far as I can see it, I imagine that the world will change a lot, and the major change will be that everything will slow down a little. So we will take time to appreciate the goods that we have and not just leave them apart, and they will have much longer life from my point of view, and that's really appreciable. I really like it. And from a second part, the mask and gloves will be part of the life for sure. Yes. And they will be much more customized. They will be much more fashionable, and I think we will have our name. They will have prints on them. So they will be much customized. Parlando della percezione della moda, io credo che cambierà molto i tempi della moda, quindi tutto diventerà molto più lento, e questo mi fa molto piacere. Perché apprezzeremo di più i beni che possediamo e gli daremo una vita più lunga. Secondariamente credo che le maschere, le mascherine e i guanti faranno parte della nostra vita quotidiana e di conseguenza diventeranno più personalizzabili, con stampo, con il nostro nome, e diventeranno da qui a 2 anni secondo me una normalità assoluta. Simona, tu cosa ne pensi di questa idea di indossare mascherine in un modo fashion? Simona, what do you think of the idea of wearing masks in a fashionable way?
I was actually making the link between Lida times in Dubai, where we are used to see very fashionable women with these incredible outfits that they can rock in a different fashion and style, and covering as much as they can for other reasons, of course. So I think we will become accustomed to this new style, and the sense of fashion will take over, and we will start to probably match our mask with our outfits and use it as an accessory. And it was very interesting to hear about the globes that are an accessory really much loved by women, mostly in winter and cold. Here in LA we'll have difficult times. So, Dice anche in italiano. quindi in italiano dicevo che parlando dell'esperienza di lei da Dubai mi faceva riflettere appunto sulla moda di alcune donne che sono elegantissime, stilosissime, ma che appunto hanno per motivi diversi l'abitudine di coprire parte del volto. Prendendo ispirazione da questo stile, per motivi diversi importeremo questo stesso senso del fashion e probabilmente cominceremo ad abbinare la mascherina al nostro outfit e diventerà un accessorio. Poi è molto interessante anche pensare ai guanti, no? Che sono un accessorio femminile molto interessante e molto stiloso, e dicevo che qui a Los Angeles probabilmente avremo meno occasioni di proteggerci dal freddo, però ecco, diventeranno appunto accessori di moda, quindi secondo me assisteremo ad un cambiamento del fashion. We're going to see fashion changing. Lida, and what are you doing in your everyday life that it's new, that because of the lockdown you've learned a new skill? Lida, cosa stai facendo di nuovo nella tua vita quotidiana che hai imparato, che prima magari non facevi perché magari stando a casa? So basically what I changed the most, because I spend much more time in home, I have time to practice my cooking skills, which are not, of course, perfect right now, but I have to cook much more. So I'm staying home and doing that. And apart from that, I think this time gave me so much thoughts about how you can change yourself. So I became to think much more about my feelings, how I feel, what are my goals, what I'm supposed to do for my life, and also to keep this changing to another level, and to bring this changing for the next year. So how can I improve myself? Penso che il mio principale cambiamento è stato sicuramente quello di cimentarmi nella cucina, perché anche se non è un livello perfetto, è sicuramente qualcosa che ho dovuto fare, perché ho molto più tempo. Ma seconda cosa, ho avuto possibilità di pensare sui miei obiettivi, sulla mia crescita personale, su come trasportare questo cambiamento in un lungo periodo da qui a un anno, e come poter riflettere di più sui miei sentimenti e sui miei obiettivi personali. Lida, qual è il piatto preferito che stai cucinando? What's your favorite dish that you've been cooking at home? So because I never cook meat in my life, because it's the only thing I eat when I go to a restaurant, and because I cannot go to restaurants, I'm cooking much more chicken, much more meat, like beef. I'm really happy to introduce it in my diet, like daily diet. Also because I'm training much more, and I'm focused on my personal well-being, which I wasn't really focused before, and this is a good thing for me also. I can take 1 hour of my day to actually not think about anything, negativity and all, but I can think of my body and I can feel my body. I really like that part a lot. Simona, what about you? Is there a new skill or something new that you've been doing during this quarantine? Simona, e tu durante questa quarantena c'è qualcosa di nuovo che stai facendo che magari prima non facevi? Well, I've always loved eating and appreciating good food, but this quarantine pushed me to become a better cook, a better chef, and I experimented new dishes. I finally learned how to cook fish, which was one of the taboo of my skills, something that I never even tried. And as I said, this time gave me a lot of opportunities to self-reflection and appreciate things that we usually take for granted and people that we usually take for granted. That really, I learned to set my priorities and to reassess my priorities as well. And Simona, how do you cope with mental sanity, mental health, to stay happy and positive?
Come stai reagendo alla frustrazione di stare chiusi in casa? Cosa stai facendo per mantenerti positiva e con uno spirito, diciamo, elevato, non rattristarti? I try to keep myself busy. I didn't change my routine much. I wake up, I work, not anymore person by person, but online. I keep contact with my friends, with my family. I think about the future. And as I said, I'm sort of enjoying the silence and the pause from this frenetic life, just to reassess a lot of things in life. So I'm not depressed, but actually very zen, very calm, and enjoying this time to have a better in touch with myself, and also doing some exercise and yoga and self-training. Then I see a lot of solidarity in this moment. For example, I really appreciate your initiative to support nurses and doctors, opening. Simona, dici anche in italiano per i nostri spettatori in Italia. Sì, subito. Quindi dicevo che non ho cambiato moltissimo la mia routine, cerco di tenermi occupata con tutte le attività che svolgevo precedentemente all'aria aperta con contatti umani, adesso si svolgono attraverso i social media, internet, anche lavorativamente parlando mi sono tutta dedicata, cioè sto cercando di trasformare la mia vita sul piano virtuale, quello che facevo normalmente sul piano fisico. Però è stato anche un momento importante per la riflessione e per prendere contatto con se stessi e quindi rivalutare le proprie priorità e cercare di avere una prospettiva positiva per rinascere con le priorità adesso chiarite. E soprattutto Lida, Lida, volevo chiederti, tu che hai viaggiato molto, sei stata sia a Dubai che a Milano, ma so che tu sei stata anche a New York, quindi città molto frenetiche. Come le vedi diverse, magari anche amici che ti hanno raccontato le storie di quello che sta succedendo a New York? Com'è la differenza nelle varie città? So you've been traveling a lot and you've been both in Milan, in Dubai, and you also been in New York and you have friends living there. How is the difference, those frenetic and fast forward cities, how they changed during the quarantine? Allora, parlando di New York in particolar modo, è quella che sicuramente mi ha colpito di più, perché mentre in Italia mi sento a casa e quindi più protetta anche dal mio modo di comportarmi, a Dubai mi sono sentita in vacanza, un po' un ospite casuale, voglio dire, sono rimasta bloccata a Dubai per 1 mese e mezzo, e invece a New York sento storie e sicuramente la stanno vivendo molto più, con molta più frustrazione secondo me che in Italia. Prima di tutto perché in Italia abbiamo uno spirito di positività e di un'idea di comunione che loro non hanno, e in secondo modo perché Dubai è una città molto difficile, con tante etnie, con tante tipologie di persone diverse e modi di pensare, e quindi accomunarle in un unico pensiero diventa complesso. So basically, I think in Milano I feel home because Italy is my home. So of course I feel much more protected, and I feel like I can do whatever I want because I know the place, I know the country, and in the tradition. But in Dubai, I felt like I was in vacation. I was like a guest, so I didn't enjoy it much more like a work or lifetime. I just imagined myself in a vacation mood. It was like very strange situation. But in New York, I heard many stories from my friends, and they're living it in much more frustration, in my point of view, because New York is a very difficult city. There are so many different races and different way to think. Ideologies, so it's much more hard to make everything fit in the same thought. I think it's much more hard. So there is no really escape. Everybody wants to do something else. Everybody looks like, is it offensive to do this? Is offensive to do something else? So it's very hard, I think, to communicate in a very heterogenic city like New York. Lida, now that you are in Milan and you are traveling a lot, actually in Milan itself, how have you been traveling and commuting? Ora che tu sei a Milano, è vero che hai viaggiato tanto, ma anche a Milano stessa, come usi i trasporti? Usi la macchina, usi i mezzi pubblici mentre eri a Milano durante la pandemia?
So basically, I didn't use any transportation. I used just the taxi to move around, the cab, because I didn't feel that it's safe to go around, but also I'm in a very safe situation because the area I live in Milano is in the center, so I don't really need to take any transportation to go to the supermarket. Everything is very close for me, and also I enjoy walk. So there is something I didn't think of, but now they have much more time. I can actually enjoy a good walk. And at the moment, because I just came back from Dubai, I cannot go out of the house for 15 days. So I will be, of course, respecting this time, and I will stay home. So they bring me the grocery shop home, and I will just enjoy staying home. Principalmente a Milano ho cercato di non prendere trasporti e mi sono spostata soltanto in taxi. Fortunatamente vivo in una zona di Milano che è molto centrale e quindi non ho bisogno di prendere il trasporto per andare da qualche parte, anche il supermercato è molto vicino e mi diverto anche semplicemente a fare una camminata che prima il tempo non l'avevo, adesso posso anche divertirmi facendo giusto qualche passo e andare nei posti in cui devo andare. Simona, what is the thing that you miss the most from your everyday life that now is not possible to do? Simona, cos'è la cosa che ti manca di più della tua vita quotidiana che adesso non è più possibile fare? Human contacts, reality, not virtuality. That's what I miss the most. The freedom. I miss my freedom to walk into a store, walk into a movie theater, to just enjoy myself and live my life without the fear of being contaminated or without being afraid to be too close to another human being. What I miss the most is really the freedom. I mean, this is affecting a lot our civil liberties in many ways, and it's important to do that. But it's also very frustrating. Quindi dicevo che quello che mi manca di più è proprio il contatto umano e la libertà di poter avere una vita normale, dalle cose più semplici tra andare al cinema o potersi incontrare con amici in un caffè. Sono quelle restrizioni che ti fanno apprezzare la libertà di vivere e godersi la vita nelle cose più semplici, negli incontri più semplici che adesso non abbiamo più. Lida, c'è qualcuno nella tua famiglia, tra i tuoi amici in giro per il mondo che sono stati colpiti dal coronavirus? Lida, you've been traveling a lot and you've got friends all over the world. Do you have anyone that's been affected by the coronavirus? So luckily, not somebody very close to me, and that makes me very glad. But I have friends that have lost their grandfathers, grandmothers, or like brothers and fathers as well. So I know people who have been affected a lot, and I suffer like them. For example, happened to my friend in New York that he lost his grandfather, and he was young. He was a young man. So that's why I think that we're starting to realize how bad it is when we got affected by somebody we like, somebody we love. That's really tough. Personalmente non ho avuto la sfortuna di avere qualcuno vicino che è venuto a mancare o che è stato colpito dal virus, ma conosco amici che hanno perso i loro genitori o hanno perso i loro nonni. In particolar modo un caro amico di New York ha perso suo nonno ed è stato come aver perso il mio, per cui la sofferenza mi è arrivata addosso in maniera particolarmente violenta, veramente una brutta situazione, molto dura. Simona, anche tu so che comunque hai famiglia sia in Italia, hai molte persone che conosci in America, hai avuto qualcuno che è stato colpito dal coronavirus. Simona, you are also have many friends both in Italy and in the States, in America. Do you have anyone that has been affected by the coronavirus? Luckily enough, nobody in my family, but unlikely somebody I grew up with, a childhood friend who was a young, healthy man, 35 years old, who passed away in Milano only 2 weeks ago. He was affected by coronavirus. He didn't survive, and it has been devastating because it's not only the loss of a life, but it's the devastation of these families that are completely destroyed and lives that will never recover from such a loss. He left 2 little babies and a wife, and of course his family in Caserta, because it was from my same city of origin. He can't even believe it yet. Even the funeral were not allowed, so we had this ceremony via Facebook Live in an empty church.
That was really, really sad, and it shows that this virus doesn't discriminate and affects everybody. That's why we should be extra careful. Quindi dicevo che In italiano mi dicevi? sì, fortunatamente nella mia famiglia nessuno è stato colpito da questa disgrazia, però sfortunatamente un amico d'infanzia, una persona con cui sono cresciuta, è venuto meno 2 settimane fa a Milano. Lavorava a Milano, viveva lì con la sua famiglia, non è riuscito a sopravvivere al coronavirus ed è stata un'esperienza drammatica non solo per la perdita di una giovanissima vita di un giovane uomo sano, che ci fa capire che questo virus non discrimina, siamo tutti potenzialmente esposti anche con effetti fatali a questo sconosciuto che sta bloccando il mondo, ma anche tutta la tua famiglia. Perché Infatti sia medici e infermieri, come vediamo, ma anche persone normali, giovani, a prescindere dalla loro età, vengono colpiti dal virus. Quindi è molto importante mantenere le precauzioni e indossare mascherine. So we were saying that both doctors and nurses, but even people, citizens, get affected by the virus. So it's very important to follow the procedure and wear masks. Sara, in this extent, I would like to thank you for this initiative to help nurses and doctors and raising money to help hospital facilities to face the coronavirus. I know that in your website of the Planet Gliss, which is www.planetgliss.com, you are giving people the opportunity to donate. And for those who donate up to $100, they can have a mask and also a t-shirt or another accessory. That's really honorable from you, and that's the aspect of the coronavirus I like the most. Quindi volevo ringraziare Sara per l'iniziativa di appunto raccogliere fondi per aiutare le strutture ospedaliere a far fronte all'emergenza del coronavirus. Sul sito ufficiale del Pianeta Gliss, che è appunto www.planetagliss.com, possiamo donare il nostro contributo per avere delle mascherine per proteggerci appunto quando siamo in pubblico e con una donazione fino a $100, 100 euro possiamo ricevere anche degli accessori, una t-shirt e un cappellino. Ovviamente possiamo donare quanto vogliamo e in questo momento dobbiamo esprimere la nostra solidarietà, quindi volevo ringraziare Pianeta Gliss per questa iniziativa. Thank you so much, Simona, for supporting our cause. Grazie mille, Simona, per appoggiare la nostra iniziativa. Quindi voglio ricordare a tutti che possono donare qualsiasi cifra sul nostro sito web www.planetgliss.com. So I want to remind everyone they can donate any amount on our website www.planetgliss.com e se donano dai $100 in su possono scegliere uno dei nostri oggetti, una mascherina, una t-shirt o un cappellino. And when people donate $100 or more, they can choose between a mask, a baseball cap or a t-shirt. Noi vendiamo anche questi oggetti sul nostro sito, ma è molto importante donare. We also sell this item, but it's very important to donate, as both the sale and the donation are towards the help for doctors and nurses around the world. Entrambe le vendite e le donazioni aiuteranno infermieri e medici a ricevere le protezioni necessarie. So girls, I want to thank you for supporting our cause and being with us to share your stories about the coronavirus around the world. Ragazzi, io vi voglio ringraziare per supportare la nostra iniziativa e per averci condiviso con noi, averci raccontato la vostra storia in giro per il mondo di questa pandemia. E dato che oggi stiamo celebrando la giornata della Terra e quindi vogliamo lasciarci con un messaggio positivo, so because today we are celebrating Earth Day and we want to leave each other with a positive message, Simona first and then Lida, how do you imagine the world in a positive way after this pandemic? Prima sia Simona, poi Leda, voglio chiedervi come vi immaginate il mondo dopo questa pandemia, per una visione positiva del nostro futuro. I imagine the world depurated by all its poisons and all the people living life with the
awareness, the same awareness that made us more empathetic and human toward each other, and that will lead us to appreciate what we took for granted. We live in a spoiled society in which we take for granted all our privilege, and we forgot the importance of the smallest things. I think this awareness will lead to a different taste for life, a different intensity in enjoying life and human relation, value much more what we have and our freedom, our loved ones, and whatever we have. So I believe this will definitely change the world. Dici anche in italiano per lasciare un messaggio positivo ai nostri spettatori in Italia? Sì, allora io penso che il mondo sarà depurato da tutto il suo inquinamento climatico e non sarà soltanto un effetto fisico, ma ci sarà anche una maggiore consapevolezza delle persone rispetto alla bellezza della vita, di tutti quei privilegi della nostra società viziata che abbiamo preso per scontati, dalle cose più semplici a quelle più complesse. Recupereremo la nostra libertà, la nostra vita con una maggiore intensità, gustandocela con maggiore intensità. Non solo in termini di relazioni umane, ma proprio in termini di interpretazione di tutto quello che prima davamo per scontato. Adesso avremo l'opportunità appunto di vivere una vita molto più consapevole e spero che l'umanità diventerà più empatetica. Lida, and what about you? How do you imagine the future for a better way? Lida, tu come immagini il futuro in un modo migliore? So first of all, I thank you so much for having me as a guest, and it was so much an interesting way to think about it. You make me think about that. So as I think of it, the future will be, I think, brighter, because as I said before, I hope that everything will slow down a lot, and I think we're gonna give the respect to each other and to respect to ourselves, the one we deserve, and as this time taught us to do, we definitely have to take time to do what we like and to focus on our own priorities, as Simona was saying before. And I think the slowing down will be the major goal that we can reach for this time. And also, quindi penso che sicuramente il fatto che il tempo scorrerà molto più lento sarà un obiettivo e una conseguenza di questo periodo, ed è quello che mi piace pensare di più, che sarà un periodo molto più luminoso. E sostanzialmente ritengo che apprezzeremo sicuramente alcuni aspetti della nostra quotidianità che prima, come diceva Simona, diamo per scontati, anche il contatto umano principalmente. Grazie mille ragazze per essere state con noi. Thank you so much girls for being with us and for sharing your story and your positivity. Grazie per aver condiviso le vostre storie e per averci portato la vostra positività. Ci vediamo presto. I'll see you soon. Ciao. Ciao. Bye. Also, I want to thank everyone that has been watching. Voglio ringraziare tutti i nostri spettatori che ci hanno visto oggi in questo live. Thank you everybody for watching this live with our guests from Italy. Ringrazio tutti gli spettatori che hanno guardato questo live con i nostri ospiti dall'Italia e vogliamo ricordare che siamo qui con Live Hope e Planet Gliese per festeggiare la giornata della Terra e raccogliere fondi per aiutare medici e infermieri di tutto il mondo. So I want to thank our guests and remind everyone that we are live here with Live Hope and Planet Gliese celebrating Earth Day and raising money for doctors and nurses from all around the world. This is a way for us to remind that we can together create a better world. Vogliamo ricordare a tutti che insieme possiamo creare un mondo migliore. I'll see you soon. Ci vediamo presto. Bye. Ciao.